Ciao a tutti da Bruno? e Andrea e oggi una puntata veramente estiva. Cosa abbiamo Sì, oggi? oggi parliamo di una bevanda che si fa quando siamo in tanti, che si fa in un party, che si fa in tanti amici quando vogliamo bere fresco. Facciamo la sangria. Come vedi ho già svuotato la bottiglia di vino semplice, un vino bianco semplicissimo, un blend californiano, che noi andremo a far bollire mettendo le spezie. Ok, perfetto. Quindi possiamo togliere la bottiglia, e questo è un blend, non è una bottiglia, non è un vino carissimo perché i vini poi li aggiungiamo dopo che andiamo a parlare mentre loro cuociono. Quindi noi partiamo con una prima fase dove facciamo bollire del vino bianco Sì, con del le vino spezie. bianco e mettiamo, visto che noi abbiamo messo 1 litro di vino, mettiamo 3 bacche di cannella, se riusciamo a romperle. Meno male che vai in palestra. Sì, ma non Mi si fai fare rompono. una figura. Non si rompono, se si rompono. Ha parlato. Non fa niente. Le mettiamo intere, Andrea. Ta-da! Ok, vai dentro. Lui fa più palestra di me da molti anni. Ta-da! Quindi questo qui, poi mettiamo dei chiodi di garofano. Contane una quarantina tu, e 40 li conto io. 2, 4, E non so se ce la faccio a contare fino a 40, eh. Conto fino a 10. 40, vai. Una quarantina, ma se ne sono anche 35 non cambia nulla. Ok. Ok. Noi adesso questo lo andiamo a mettere sul fuoco, Ok. lui bolle, quando sta bollendo aggiungiamo lo zucchero di canna, Ok. un 4 cucchiai, quindi adesso Perfetto. noi andiamo a spostarlo. Andiamo a spostarlo sul e lo fuoco. mettiamo sul fuoco. Come puoi vedere, qui tra un po' inizierà, vedi già, inizierà a bollire perché la fiamma è bella alta, e noi quando ha bollito il vino e si è bruciato l'alcol, aggiungeremo, come puoi vedere là, abbiamo una mela, un arancio, un limone, aggiungeremo le bucce in attesa che man mano lui diventa tiepido, freddo, noi lo facciamo diventare freddo velocemente per i tempi, quindi mettiamo un po' di ghiaccio intorno alla pentola e diventa freddo. Questo è praticamente, come si può dire, l'aroma che dà alla sangria il gusto. Con questo, con 20 grammi a bicchiere, si può preparare la sangria fresca per ogni persona. Ok. Quindi se tu hai 20 persone, metti 200 grammi di questo liquido, aggiungi il vino che desideri e hai la sangria con la frutta fresca, perché la frutta la puoi mettere, sì, preparare una sangria prima, mettere la frutta dentro, ma nel momento in cui la frutta diventa vecchia, bisognerebbe toglierla. Che generalmente non si fa. Esatto, bisogna toglierla e 20 minuti prima che si presenta la sangria bisogna rimettere la frutta fresca. Perfetto. Ecco, questa è una sangria. Noi diciamo adesso dove nasce la sangria. Nasce in Spagna, secondo alcuni, nella città di Pamplona. Ed è stata creata, come al solito, da gente che lavora, dai contadini. Perché fa caldo, è una bevanda fresca, perché aggiungevano l'acqua con del ghiaccio, perché non avendo, o mettevano nei pozzi, mettevano la bevanda che si mantenesse raffreddasse. fresca, quindi c'è lo zucchero, l'alcol del vino che è andato via, si aggiungeva l'altro, ma quando è freddo diventava piacevole berlo. La cosa più importante, in una zona della Spagna si fa in un'altra maniera. Che sì, fa parte della Spagna, ma loro non si ritengono spagnoli. Sono quelli che volevano l'indipendenza, i catalani. I catalani. In Catalogna la sangria si prepara bianca, con spumante o vini bianchi, Ok. a differenza dell'altra. Di quella che facciamo Esatto. stasera che avrà Esatto, si chiama sangria perché il suo colore è lo stesso di quello del del sangue. sangue. Ecco, spiegata la sangria.
E hai detto più o meno l'origine Pamplona. no, cronologica, da quando risale? L'hai detto, non mi ricordo. No, diciamo che risale da moltissimo tempo, Ok. il secolo scorso. Ah, quindi non parliamo del Medioevo, cioè è più... No, il secolo scorso, perché inizialmente questa bevanda era tra i contadini, quindi non era come noi l'abbiamo ricevuta oggi. Ok. E poi c'è stato uno sviluppo nel rifacimento. Diciamo che dalla Spagna, da Pamplona, poi si è divulgata subito nel vicino Portogallo Mhm, e poi pian piano nel resto del mondo. ho capito. È una bevanda, cosa posso dire, avrà 200 anni, Ok. quindi ma anche meno. Non so la data precisa, ma indubbiamente io la bevo da bambino, quindi oltre 70 anni ce li ha. Fantastico. Ecco, sta bollendo, possiamo anche togliere un attimo, se vogliamo dargli fuoco, all'alcol. Dove sta l'accendino? Inizierà a non bruciarmi la cappa, come al solito. No, ci metto una, vedi, il bucce non fa una... ormai l'alcol. Abbassiamo un pochino. Ecco, si vede il fuoco? Sì, sì. Perfetto, sta bruciando. Noi a questo punto, appena si è consumato tutto e pare che si sia consumato, possiamo spegnere. Voilà. Questo è come quando facemmo Il vin brûlé. il vin brûlé, e Esatto. anche in questo caso è meglio far bruciare Sì, tutto l'alcol perché sì. se ne rimanesse È avresti... È amaro. Diventa amaro. Non è solo che ti dà la testa. Non, più che la testa proprio diventa amaro la bevanda. Più che altro quando tu bruci, bruciando l'alcol che rimane all'interno dà l'amarognolo. Sì, vedi, si sta consumando. Mhm. Aspettiamo che si esaurisca, ancora qualche secondo, però possiamo spegnere, tanto lui... Beh, dovrebbe continuare a bruciare, no? Sì. Perché tanto finché l'alcol non è terminato, Vedi. quello va. Sì. Vedi che adesso si vede proprio bene la fiamma, Sì, perché non c'è più il bollore ecco qua. e si sta consumando. Si sta consumando. Si è consumato. Perfetto. Allora, noi adesso prendiamo il pentolino. Ci sono qui, se vuoi, ci sono Sì. le presine. Bisognerebbe metterlo sopra il canovaccio. Ecco. Oh, che profumo. Senti il profumo? Si mette una grandissima buccia di arancio, lunga. Voilà. Una buccia di limone. Beh, il limone normalmente non viene grosso, bisogna farne 2 o 3. Voilà. Attenzione che hai gli adesivi Sì, sulla buccia della mela. li togliamo tutti. Sì. Poi Non è che la colla sia un grande... No, adesso la rilaviamo. Noi ne abbiamo queste mele, se ne ha messi 2 perché una se le ha dimenticate. Ma in che senso? Si dimentica perché ne ha messi 2? Boh. Ah, degli adesivi, Sì, dici? sì. Adesso noi facciamo una buccia della mela. Chirurgico. Non è il coltello adatto, ma noi siamo forti. Ce l'ho il coltello adatto, basta che me lo chiedessi anzitempo. 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 Il signorino se ne viene ora. Se non- Dopo tempo, anzi, dopo beh. tempo lui viene. Non è che posso leggere i tuoi pensieri. Voilà. Ok, Questo adesso noi la lasciamo
mettiamo lo zucchero Mhm. e lo lasciamo qui. Zucchero più o meno Ci vorrebbero 4 cucchiai di zucchero. 4 cucchiai? Sì. Ok, Eh, cucchiaio. allora. Ma poi lo giriamo, lo assaggiamo se è sufficientemente. E 4. Ok. 4 cucchiai abbondanti, diciamo. Sì, Perché gli diamo una girata. ha barato un pochettino sulle misure. Una citatelletta, lui è così. Oh, fantastico. Ah, io da parte mia adesso mettiamo anche le bacche di ginebro, se ci vogliono le bacche di ginebro, Sì. non l'abbiamo messo prima. Qua ci vogliono Qua- tutte. Quante? Circa una quarantina che queste? Sì, 20-30, ma ce ne 20, mettiamo tutte perché sono poche. Ma io aggiungo anche, per dargli un pizzico di... Attenzione, questo Questo è il nostro, segreto questo è della nostro. nonna. Aggiungiamo del pepe rosa perché ha un grande profumo il pepe rosa, quindi dà un po' di profumo alla sangria Ok. diverso dal solito. Ok. Rilascia anche il piccante quando metti il pepe No, rosa o è solamente il profumo? Pochissimo, molto intenso il profumo, profumo. più che il piccante, Ok. perché noi non abbiamo schiacciato la bacca. Ok. Se schiacciassimo la bacca Deve arrivare il piccante. darebbe il piccante. Benissimo. A questo punto abbiamo chiodo di garofano, cannella, ginebro, le bucce e da parte mia, per il gusto che dà, un po' di pepe rosa. Pepe rosa però, non nero o bianco, perché altrimenti non è la stessa cosa. Sentire i profumi? Si puoi sentire i profumi, senti già le bacche di ginebro, senti tutto. Quando questo è finito è fantastico. Ancora un pochino di zucchero ci vuole. Allora diciamo 5 cucchiai abbondanti, Sì, dipende dai vini. dipende dai vini. Eh, Dice sempre così. no, perché c'è chi la sangria normalmente per me deve essere più dolce del solito. Ok. Altrimenti quando poi noi andiamo ad aggiungere l'altro vino, Ah, beh, si diluisce ovviamente Esatto. il dolce va... ah, certo. ecco, ne mettiamo un pochino di più. Poi Beh, voi è basta- possibile una volta che aggiungi il secondo correggerlo o bisogna fare tutto quanto nel... Se fai tutto qui è bene, perché poi correggerlo, però rimane lo zucchero sul fondo, non va bene. Devi Ok. farlo adesso la correzione. quando è caldo? Sì, però io direi anche al piacere, cioè c'è chi piace più dolce, chi piace meno dolce, quindi sta un attimo, è soggettivo, secondo il gusto comunque piace più o meno dolce. Ok. Noi adesso facciamo la sangria, poi noi adesso metteremo del vino rosso, poi metteremo, normalmente si mette in Spagna mettono il brandy, noi aggiungiamo un po' di rum Ok. per dargli un po' di forza e alla fine quando il vino freddo, tutto quanto, quando si mette nel bicchiere si può averla più o meno alcolica, sta aggiungendo o acqua gasata Ok. o spumante. Ok. Lì è la scelta, È la scelta? è personale. Va bene. Quindi c'è chi magari la vuole leggermente meno forte, aggiunge l'acqua gasata e acqua gasata, non ci vuole altra acqua perché non va bene. Perché in bocca nelle papille devi sentire proprio il frizzante, il Ok. piacere che tutto insieme ti dà. Adesso noi la lasciamo qualche secondo, intanto tagliamo la frutta, quella frutta lì. Assaggia, tanto non lo mettiamo più lì dentro. Speziato, eh? Sì, sì, perfetto. Sì, per una volta quando si aggiunge l'altro vino, ovviamente... Questo noi lo mettiamo un attimo, lo togliamo di qua perché non serve tenerlo qua per noi. Quindi vado a tagliare l'arancio, quello che abbiamo, lo vado a tagliare a pezzi. Per qua ne facciamo... intanto puoi prendermi una brocca o un contenitore, Andrea, che mettiamo dentro. Sì, fammi vedere. Penso di avere qualcosa. La frutta non va mai tagliata piccola, ma va tagliata a quadrati abbastanza grandi. Forse questi qua ci facciamo ancora un taglio all'era. Cosa ne dici di questo? Ci sta dentro E ce lo facciamo stare. 2 litri di roba. No, ne mettiamo meno perché noi mettiamo quella quantità per farne. La comprimiamo, comunque la comprimiamo. No, mettiamo una quantità che poi
Cioè non è che facciamo 3-4 litri di sangria. Se spingi poi comunque non ci sta. Come fai a spingere il vino? Vabbè. Pensate che questo è un genio, a volte, Vabbè, ma sai, ogni tanto ogni tanto dai uno si confonde. Poi il venerdì... di festa. no, che festa. Abbiamo cominciato alle 5 la giornata, alle 4 e mezza la giornata. Non è il sabato del villaggio che No, si no, ghindava. niente sabato del villaggio, no. Io. Invece il limone noi non lo mettiamo perché diventa troppo aspro. Alcuni mettono le fette di limone, a me non piace. No, niente limone. Mettiamo la mela. Se hai un'albicocca, una pesca, Andrea, va benissimo. Salutiamo Michael. Salutiamo Michael, Il nostro carissimo amico pizzaiolo che purtroppo se n'è ritornato in quel che è l'Australia. Mi dispiace tantissimo perché era un caro ragazzo. Michael, se mi ascolti, mandami un messaggio. Un abbraccio da San Diego, Michael. Anche a sua moglie Silvia, che gli ho recitato Il Leopardi. bravo, Esattamente. a Silvia. Adesso non è che questa diventa una trasmissione di auguri di compleanni. No, perché stiamo andando su quella direzione lì. No, solo per lui, perché mi ok. dispiace che sia andato via e Ok, basta. ok. Tutto qua. Quindi volume, non a peso, ma a volume praticamente è un rapporto 1 a 2. Sì. Cioè un mezzo litro in volume di frutta e 1 litro in volume di liquido. Sì, Ok, sì, ci siamo, Più o nelle meno. cose ci siamo. ok. Teniamo presente che il liquido lo diamo anche... Allora, intanto noi possiamo versarci dentro una cosa. Cosa vuoi pensarci? Sì, però poi riusciamo a girarla lì dentro. Vabbè, Fai così. noi ci versiamo un po' di rum da dentro. Ok. Se riusciamo ad aprire la bottiglia, perché questa è una bottiglia strana, siamo in casa di mio figlio, quindi è strana la faccenda. Mettiamo circa un bicchierino e mezzo di rum. Va bene. Di più. Dei tuoi o dei quelli normali? Normali. Voilà. Questo qui le dà la forza. Normalmente io usavo Hai detto il whisky? no, io usavo un liquore a 40 gradi. Italiano era l'Aurum, Ok. francese il Grand Marnier. Il Grand Marnier. Ok, quindi a base d'arancio? Esatto, perché Ok. oltre che a base d'arancio sono molto aromatizzati e quindi al vino danno un aroma ancora più particolare Ok. alla sangria. Ok. Poi ripeto, la sangria è una bevanda che si può fare come più piace. Puoi mettere tutti i vini che vuoi, tutto quel desideri, però l'essenziale, questo che noi stiamo facendo è un modo di avere nel frigorifero l'aroma, arrivano gli amici, vuoi offrire una sangria, hai il vino fresco, rosso o bianco in frigo, metti 20 grammi di aroma, aggiungi il vino, metti 2 pezzetti di frutta e fai la sangria. Perfetto. Quindi è una maniera diversa di non stare a fare tanta quantità che poi magari molta la Rimane, butti, perché la esatto. frutta la butti e via dicendo. In quel momento c'hai 10 persone, vuoi fare una sangria per 10 persone, sai che metti 200 grammi dello sciroppo e metti il vino Ok. e sei a posto, Ok. perché va per 20 grammi a persona, dai 10 ai 20 grammi a persona di sciroppo. Di sciroppo. Abbiamo un Syrah, come puoi vedere, che abbiamo preso un Syrah perché lo puoi fare con i vini che desideri, purché siano vini buoni. Ok. Perché se il vino non è buono, il risultato della sangria non è tra i migliori. Sarà diludendo, come direbbe Masterchef. Sarà diludendo. Bastianic. Ce lo dico io. Non voglio parlare Ci siamo fregati Bastianic. perché non voglio parlare perché se poi magari ci va a vedere ci picchia. Sì. Questo noi lo versiamo tutto dentro. Ok. Vediamo un po'. Non c'era un altro di vino? Avevamo un vino? L'ho messo di là è sulla credenza. Sì, questo l'abbiamo aperto oggi a pranzo, non ne avete paura. Questo è lo Syrah. Voilà.
Quindi abbiamo messo presso poco 1 litro di vino. Questa è ancora caldissima. Facciamo così, ce lo mettiamo lo stesso per abbreviare i tempi, Certo. poi aggiungiamo un goccio di ghiaccio per Va noi bene. che vogliamo bere o no. Allora, questa qui. Adesso se noi pensiamo che qui 1 litro sono, diciamo, 200, sono 5 persone, dovremmo metterci 100 grammi di questo liquido. Io ne metto sempre un goccio di più, per essere sicuro. E non avendo nulla, mi prendo Qui, puoi usare uno di questi. mi prendo uno di questi, dice lui, perché lo dice lui. Funziona benissimo. Poi se vuoi io faccio così, ti aiuta, perché giri mentre giri. Non Prendiamo male. 2 bicchieri. Prendiamo 2 bicchieri. Vediamo se abbiamo fatto bene. Questo qua sì, questo è aromatizzato tantissimo. Perfetto. Voilà, non ne mettiamo di più frutta prima No, di no, macerarsi. no. Quindi... No, la frutta fa male. Tieni il vino. tieni. Dovresti prendere il prosecco. Dovrei prendere il prosecco. Esatto, così vediamo un attimo. Ma pensavo che avessi detto l'acqua gasata, non era Per l'acqua te gasata. sì, per me no. Ci vuole il prosecco. Diamo una giratina. Se lo volete ugualmente allungare, basta mettere del ghiaccio. Ok. Quindi diventa anche leggermente Diventa meno alcolico alcolico. aggiungendo il ghiaccio. No, ma mettendo del perché? ghiaccio. No, teniamolo così. Vabbè, le signore a volte Non sottostimare. buona e solo leggermente calda. Sì, ha bisogno di essere fredda. Quindi io ci metto 2 cubetti di ghiaccio per Ok. farla fresca. Forse per il mio gusto, per come l'ho bevuto, le sangrie un po' più dolce. Sì. Forse un po'. No, ci vuole un pochino di zucchero. po' più di zucchero, ok. Quindi possiamo aggiungerlo. Ok. Il punto lì sta, per me anche un pochino di zucchero Un po' che ci vuole. sì. Quindi, Basterebbe aggiungere lo sciroppo, però, non lo zucchero. no, lo zucchero qua dentro. Sì, lo sciroppo. Sì, lo zucchero lì. Ah, quindi aggiungiamo più zucchero nello sciroppo, che è lo dolce, lo perché è lui che giriamo, deve dare tutto. è lui che dà lo zucchero. ok. Che deve dare tutto quanto. Quindi lo sciroppo Quindi non andiamo ad aggiungere lo zucchero direttamente nel No, nella- perché non si scioglierebbe. perché non si scioglierebbe. Esatto. essendo freddo Perfetto. il vino, perché i vini Esatto. devono essere tutti freddi. Esatto. Noi per abbreviare i tempi abbiamo lo Certo. spumante che è caldo, Certo. però i vini freddi lo zucchero non si scioglie, quindi noi adesso questo è ancora caldo, lo mettiamo dentro, perché per abbreviare i tempi abbiamo dovuto, normalmente ci Beh. vuole un'ora e mezza per preparare la sangria. Esatto, esatto. Noi Perfetto. invece abbiamo accorciato in 40 Quindi aggiungeremo lo zucchero nello Aggiungeremo sciroppo lo zucchero nello sciroppo, lo renderemo e poi molto più dolce. aggiungeremo lo sciroppo al vino con la frutta. Esatto, poi Perfetto. basta aggiungere 20 grammi, 25 grammi di sciroppo e ti dà... Benissimo. Però il ghiaccio ce lo metto. Lo prendo con le mani, non vi scandalizzate. Ha le mani pulitissime da 3 ore di giardinaggio. Ma me ne sono lavato prima, eh. Ah, va bene. Dai, io forse sono una persona che deve avere per forza Le mani pulite. Assolutamente sì. Per quello che faccio devo proprio... Altro che di Pietro. Eh? Altro che di Pietro. Devo averle per forza pulite, bianche. Bianche, e dovresti anche assicurarle, secondo me, queste mani. Sì, sì, mi ha detto mani d'oro. Sì, sì, devi assicurarle queste mani. Ce le assicurano? Guarda. Non è male. Solo un pizzico di zucchero in più, è vero. Sì. Però è buona. No, benissimo. Perfetta, poi quando è fresca è proprio... Questa qui te la metti in frigo Sì. e se vuoi puoi aggiungere un poco di zucchero all'interno, un po' di roba dolce, ma per aggiungerlo devi scaldarlo con un goccio di vino. Ok. Quindi fai sciogliere, Fai sciogliere il zucchero. pochissimo vino. Esatto. Se vuoi rendere meglio puoi mettere un goccio di acqua. Perfetto. Fai sciogliere lo zucchero per bene, glielo aggiungi dentro, perché mi pare che l'aroma sia perfetto, l'aroma. Sì, sì, è robusto, però non, Sì, non poi, esagerato. poi metterci un goccio di vino e lo zucchero, poi lo versi dentro e quindi
perché giustamente ha poco zucchero, però è una grande sangria. Perfetto. E il Sante Mio si sente benissimo. Stasera siamo alla grande scena. Pensiamo che abbiamo dato tutte le indicazioni. Sì. Gli ingredienti saranno postati più chiaramente nella descrizione del video. Ricordatevi, se vi piace la sangria come l'abbiamo presentata oggi, commentate, spolliciate se vi è non piaciuto vi il piace, video. se c'è un problema, sempre. Ditecelo, commentate, diteci cosa ne pensate. Quello che va e quello che non va. sempre. Iscrivetevi al canale perché ci fa andare su nelle graduatorie e cosa possiamo dire? Godetevi quest'estate. Viva la Spagna. Viva la Spagna e la sangria. Viva Pamplona, che è la Carealta. Fantastico. E un buon fine settimana da Bruno. e Andrea. Bye bye.